Ma è congelata! Tu non lavi i piatti, io non cucino. Va bene. Devo scappare, ho da fare un video. Che palle, guarda tu che deve fare un grande youtuber. Sì, grande youtuber, guarda che dopo ci sono anche i panni da stirare. Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video storia. Nuovo più o meno perché parliamo di una robetta di qualche annuccio fa. Sì, perché finalmente, me l'avevate anche chiesto in molti, andiamo a trattare forse il personaggio più iconico della storia videoludica, ovvero Pac-Man, uscito come cabinato arcade in sala giochi nel lontano 1980, quasi 45 anni fa. Fu un titolo innovativo e capostipite di un nuovo genere, ovvero quello dei labirinti ad inseguimento. Gli aspetti che andremo a trattare oggi saranno il suo concept, la sua nascita come videogioco, ma anche qualche chicca proprio a livello informatico, perché questo titolo è stato molto particolare e non mancano delle curiosità e delle chicche sparse qua e là. E so già quello che state pensando, ormai sappiamo già tutto di Pac-Man, ci stanno miliardi di video al riguardo, miliardi di documentari, probabilmente è così, ma secondo me oggi qualche informazioncina nuova ve la portate a casa. Bene ragazzoli, iniziamo perché la voce non mi dura in eterno e sigla! Nel 1974 una ancora giovane Namco aveva appena acquisito la divisione giapponese dell'Atari e voleva iniziare a produrre videogame internamente. Tant'è che l'attuale presidente Masaya Nakamura creò proprio un piccolo reparto che aveva come scopo quello di studiare alcuni PC con architettura NEC per iniziare a sviluppare titoli per quel tipo di dispositivi. Uno dei primi assunti all'interno di questo gruppo fu un 24enne di nome Toru Iwatani. Chi era questo ragazzo? Da giovanissimo, se vogliamo, era un mezzo ribelle, innamorato della cultura americana anni 50, del rock and roll e soprattutto dei flipper da sala giochi, i pinball. E nel 1977, negli ultimi anni della sua vita universitaria, si imbatté in un volantino della Namco che cercava personale proprio per la creazione di questi videogiochi. Incuriosito e soprattutto speranzoso di potersi dedicare così lui stesso a creare i pinball che tanto amava, decise di accettare questa offerta di lavoro. Il problema è che le cose non erano proprio come le aveva immaginate, perché la Namco non gliene poteva fregare meno di creare i vari pinball, perché c'è stavano un milione di problemi procedurali, di licenze, di copyright, eccetera eccetera, quindi non ci si buttò per nulla in quel settore. E infatti il nostro povero Iwatani si trovò all'inizio a fare praticamente da ingegnere, si occupava di riparazioni elettroniche principalmente, e addirittura di traduzioni dall'inglese al giapponese per alcuni titoli proprio dell'Atari. Iwatani però c'aveva sta cacchio de fissa con i pinball e voleva assolutamente crearne uno. Cercò di convincere i vertici della Namco, che però non ne vollero sapere, però riuscì ad ottenere una via di mezzo, se vogliamo, perché comunque avevano intravisto del talento in lui. Quindi gli proposero di creare un primo videogame basato sul pinball e fu così che nacque GB, che è un gioco uscito nell'ottobre del 1978 per arcade, che praticamente è la fusione tra un flipper e Arkanoid, e devi mano a mano andare a distruggere tutti i blocchetti presenti sullo schermo cercando di fare l'high score più alto possibile. E una cosa particolare di questi tipi di cabinati, di questi usciti nei primi anni 80, è che per creare ulteriori colori attaccavano sopra allo schermo delle strisce di cellophane con diverse colorazioni. Ovviamente questo tipo di escamotage lo potevi fare soltanto nei videogame che avevano una grafica fissa ben definita, come in questo caso, perché tanto la struttura del pinball è sempre la stessa. Purtroppo però questo titolo non ebbe grande successo e uno dei fattori che probabilmente ne è la causa è che in quello stesso periodo uscì un altro titoletto in sala giochi.
Sì, proprio qualche mese dopo uscì Space Invaders. Ne abbiamo già parlato, abbiamo visto come svilupparlo addirittura da soli con un semplice blocco note. È un titolo che ha fatto la storia degli arcade e che ha fatto esplodere il genere degli sparatutto spaziali. Ce ne furono un'infinità di titoli derivati con quella stessa ottica che però secondo Iwatani era ancora prettamente maschile, perché ai tempi, come abbiamo già visto nella fine dell'era arcade, le sala giochi erano principalmente frequentate da maschi, perché la maggior parte dei titoli arcade si basava tutto appunto su guerre stellari, aerei, distruzioni eccetera, tutti temi prettamente maschili. Erano poche le ragazze a cui interessava sta roba. Allora Iwatani decise che era il momento di creare invece un titolo adatto alle donne, non prettamente per loro, ma che avesse attratto anche il sesso femminile. L'intuizione, se ci pensate, era mezza geniale, per due motivi principalmente. Uno, i ragazzi fidanzati che andavano in sala giochi si potevano portare dietro la ragazza che non gli rompeva le palle per andare via, perché c'aveva da fare qualcosa anche lei. Due, se crei un luogo dove le donne vanno ben volentieri, è un attimo che te si riempie di uomini. Però a questo punto si mise a pensare: cos'è che piace veramente alle donne che posso inserire all'interno di un videogioco per attirarle? Le scarpe? No. Allora le borse? No. Un parrucchiere? La pianti di essere così strumentalista? Ah ok, allora no, quello siamo noi. Fallo buono che mi censurano il video. Il mangiare. Anche quello siamo noi. Sì, questa è una cosa più condivisa. Iwatani era convinto che creando un gioco basato sul mangiare avrebbe attratto il pubblico femminile a cui piacevano tanto per esempio i dolci e i dessert. E fu così che nacquero i primi concept di Pac-Man. Ok, so già che immaginate quello che sto per dirvi, ovvero l'origine dell'estetica del personaggio. Tutti quanti sanno che l'ispirazione per la sua forma particolare ce l'ha avuta Iwatani mentre era a cena vedendo una pizza con un pezzo in meno, che guarda caso è proprio la bocca di Pac-Man. Ma la storia è un po' più complicata di così. Ripercorriamo un attimo la questione. Nel 1986, in un'intervista che lui stesso rilasciò, Iwatani disse che questa era a tutti gli effetti una mezza verità, perché oltre a questo, per creare il design di Pac-Man, lui si ispirò al kanji giapponese per indicare la bocca, ridisegnandone la forma, che guarda caso finisce proprio con quelle due alette che poi vanno a creare la bocca del personaggio. Dici, ok, allora adesso il puzzle è completo. No, perché anche questa è una mezza verità. Perché, tenetevi forte perché io non so se questa cosa la sapete tutti, aggrappatevi a qualcosa, il design di Pac-Man esisteva già. Si trovava su una linea di prodotti, di giocattoli, di salvalanai della Tomy, che già era presente sul mercato negli anni 70. E voi direte, ok, non è proprio identico, è soltanto giallo e rotondo, grazie al cavolo che gli assomiglia, è semplicissima come forma quella di Pac-Man. Il problema è che questo personaggio della linea Tomy si chiamava proprio Pac-Man, che è l'esatto nome giapponese di Pac-Man della Namco stessa. Ovviamente non c'è nessuna dichiarazione ufficiale, ma è molto difficile pensare che queste due cose non siano collegate, cioè può essere che questa sia una coincidenza. E uno stesso sviluppatore della Namco dei tempi ha confermato che la storia della pizza non è stata di ispirazione a Pac-Man, ne è stata la diretta conseguenza, cioè una volta creato il design hanno detto cacchio guarda un po', assomiglia ad una pizza senza uno spicchio, e da lì hanno deciso di creare questa storiella per dargli un po' un background, una lore più carina alla creazione di questo pupazzetto che poi diventerà un'icona mondiale. E lo stesso Iwatani anni dopo ad un'ulteriore intervista dichiarò che ormai la storia della pizza era entrata nella leggenda e che lui comunque voleva portare avanti questa credenza. Quindi la verità assoluta non la conosce nessuno se non Iwatani stesso. Ma torniamo al nome. In Giappone questo concept si chiamò Pac-Man, proprio per richiamare l'onomatopea Paku Paku Taberu, che altri non è che il gesto di aprire e chiudere la bocca quando si va a mangiare. Quando più avanti invece sarà esportato in America riceverà questo cambio nome, che ancora non è la forma finale. Perché che succede alla parola Pac-Man in questa forma se siete americani e mettete una F al posto della P? Sì, non dico cavolate, il motivo per cui hanno cambiato ulteriormente nome è esattamente questo. Avevano paura che glielo storpiassero in Facman.
Lo posso dire? Vabbè, lo censuro in post-produzione. Il rischio era molto alto, per questo si decise per il nome che poi diventerà quello canonico anche in Giappone, ovvero Pac-Man, perché la pronuncia assomigliava comunque al nome originale giapponese. Per il primo design completo di questo personaggio si affidarono a Tadashi Yamashita, un artista che lavorava per la Namco già dal 1969. Yamashita voleva dare un design retro a Pac-Man, un po' un tributo, una lode alle passioni dell'America degli anni 50 di Iwatani. Aggiunse quindi a questo pezzo di pizza giallo degli occhi, una bocca, un lungo naso e anche delle braccia e delle gambe. Qui c'è una chicca su questa estetica, perché prima gli occhi erano i classici con lo sfondo bianco e la pupilla nera, e invece sono stati sostituiti con uno stile più simile a Topolino, a Mickey Mouse dei tempi. Ma questa cosa su Pac-Man acquisisce ulteriore valore perché gli occhi rappresentano esattamente la forma precisa di Pac-Man all'interno del videogioco. All'inizio Toru Iwatani fu un po' tentennante su questa nuova estetica, perché comunque un conto era vedere sto pezzetto di pizza che cammina all'interno del gioco e un conto una grafica così completa. Però alla fine, piano piano negli anni, iniziò a piacergli questo design. Il problema fu in America, perché la Namco si affidò alla Midway per creare ed immettere i cabinati nel mercato americano. E i grafici della Midway a quanto pare non erano convinti dall'estetica di questo Pac-Man e decisero di rifarsela per cavoli loro. Crearono sta roba che, girando su qualunque sito, su qualunque Wikipedia, vi dicono che è una mezza lepre. A me mi sembra uno sgorbio sotto acido, perché altro non è, e la schiaffarono in tutti i cabinati di Pac-Man. Io adesso finalmente mi spiego che minchia è quell'affare. Io per anni mi sono chiesto: ma per quale cazzo di motivo non ci hanno messo Pac-Man sul cabinato ufficiale? E invece Pac-Man era sto coso, che se ci fate caso è pure sbagliato all'interno del cabinato, perché se da una parte mi metti sto sgorbio Pac-Man che va incontro al fantasmino blu, ci sta, perché è quello che succede nel gioco, ma nella parte centrale c'è il fantasmino blu che rincorre Pac-Man, e adesso non mi verrete a dire che quello lì è Inky, perché se no esco dalla telecamera e ve do due schiaffi. Comunque, grazie a Dio, negli anni 90 venne riconfermata la grafica ufficiale, che più o meno lo vedeva molto simile al concept originale di Yamashita. Lo sviluppo iniziò nel 1979 con un team composto da Toru Iwatani e altri 9 impiegati della Namco, tra programmatori, tecnici elettronici e anche compositori, e ci vollero 1 anno e 5 mesi per completarlo. Fu lo sviluppo più lungo della storia dei videogame fino a quel momento. Questo perché il titolo aveva delle linee guida ben definite. Non doveva essere violento per attirare più audience possibile. Il gameplay doveva essere semplice e intuitivo, allo stesso tempo doveva essere un gioco carino e con un character design molto attraente. Queste erano le 3 regole fondamentali per portare avanti lo sviluppo. Lato hardware ebbero un mezzo aiuto, se vogliamo, perché in quegli stessi anni la Namco stava sviluppando Galaxian, utilizzando un nuovo tipo di monitor RGB che permetteva alle sprite di utilizzare molti più colori alla volta. Ma la cosa particolare di questo titolo è che Pac-Man è un gioco costruito quasi interamente sulle ispirazioni esterne. Il famosissimo labirinto di cui si compone, che non cambia mai, è sempre lo stesso, dicono essere ispirato al famoso gioco della Sega Head On del 1979, guarda caso, dove tu avevi queste 2 macchinine che si muovevano all'interno di un labirinto, per carità diverso, un po' più aperto, che però avevano come scopo proprio quello di andare in giro e raccogliere tutti questi cavolo di puntini per fare l'high score più alto possibile. In Pac-Man ovviamente cambia l'estetica del labirinto e viene aggiunto il tunnel di warp. A metà dello schermo Pac-Man ha la possibilità di entrare in questo tunnel e riapparire dall'altra parte, e questo ultimamente è anche meglio conosciuto come effetto Pac-Man, quando chiede a un terrapiattista come sarebbe possibile fare il giro del globo se la terra non fosse tonda.
poi mi dici che ci evolviamo. Lo scopo del gioco è quello di mangiarsi tutti questi puntini presenti all'interno del labirinto e al 70° e 170° puntino che mangi appariranno degli oggetti bonus che ti danno dei punti in più. Nella maggior parte dei casi sono proprio dei frutti, proprio ispirati a quelli presenti sulle slot machine. Messo il labirinto, messo lo scopo del gioco, era ora di creare l'antagonista. In questo caso ho deciso di crearne più di uno, perché i nemici di Pac-Man, li conoscete tutti quanti, sono proprio i fantasmini. No, non questi altri fantasmi che non dovevano incutere timore, con un'estetica ispirata sia a Casper che a un manga giapponese chiamato Obake no Kutaro. Una curiosità: quando decisero che 4 fantasmini sarebbero stati gli antagonisti di Pac-Man, il presidente della Namco diede istruzione che fossero tutti quanti dello stesso identico colore. E qui la cosa simpatica è che ci fu una votazione interna unanime, perché 40 voti a 0 bocciarono l'idea del presidente. Davanti a questa obiezione Nakamura ritirò la sua proposta e diede carta bianca a Iwatani, che non si limitò a creare 4 personaggi con colori diversi, diede addirittura ad ognuno una personalità e un particolare schema d'azione, perché all'interno di Pac-Man i fantasmini vengono mossi da un algoritmo deterministico, ovvero non fisso ma relativo alle azioni che compie il giocatore. Il primo dei 4 fantasmini, quello rosso, è Blinky, il capo, se vogliamo, dei 4, è quello più conosciuto, ma anche quello più aggressivo, perché la sua tattica è sempre quella di inseguire Pac-Man. Blinky cerca sempre di raggiungerlo. Il secondo fantasmino rosa è Pinky, l'unico fantasmino femmina dei 4. Lei invece utilizza una tattica più particolare, cioè mentre Blinky insegue Pac-Man cercando di prenderlo da dietro, Pinky, muovendosi in parallelo con Pac-Man, cerca invece di sbarrargli sempre la strada, di trovarglisi praticamente davanti in modo che lui sia bloccato tra questi 2 fantasmini. Il terzo fantasmino, invece, quello celeste, è Inky, che tra i 4 è quello più imprevedibile, perché il suo algoritmo è bastardissimo, si basa sia sulla posizione di Pac-Man che su quella di Blinky che lo sta inseguendo. La combinazione delle loro 2 posizioni determina quella dove poi andrà a finire Inky. E poi c'è invece il mio preferito, ovvero Clyde. Clyde è bellissimo perché mentre gli altri fantasmini si fanno un mazzo per correre dietro a Pac-Man e prenderlo a tutti i costi, Clyde se fa li cazzi sua. Va in giro anche lui per tutto lo schermo, cercando anche di inseguire Pac-Man quando può, ma quando gli arriva troppo vicino, esattamente a 8 sprite di distanza, scappa via e cerca sempre di tornare nell'angolino in basso a sinistra, che è la zona della sua scatter face, perché anche i fantasmini hanno 2 fasi, la scatter face, che è quella che girano a caso, e poi la chase face, che invece è quella che inseguono Pac-Man. Però è bellissima sta cosa perché Clyde riesce ad acchiapparvi praticamente soltanto se voi vi spingete in basso a sinistra e lui sta girando lì, che anche se gli andate vicini non riesce più a scappare. Come fai a non amarlo un fantasmino così? Per non rendere troppo monotono il gioco e dare una possibilità di riscatto a Pac-Man, hanno deciso di inserire 4 Power Pills all'interno del labirinto. Una volta che Pac-Man ne mangia una, parte la celebre animazione in cui tutti i fantasmini diventano blu spaventati e scappano via, perché in quel caso Pac-Man riesce a mangiare anche loro e prendere ulteriori punti bonus. E Pac-Man fu il primissimo gioco ad includere questa cosa del power up, del potenziamento, ma anche qui c'è una chicca, perché tutto questo meccanismo è proprio ispirato a Braccio di Ferro quando prende gli spinaci per diventare più forte. Una volta che hai mangiato tutti i puntini presenti all'interno del labirinto e le 4 power pills, completi il livello e passi a quello successivo. Ma mano a mano che i livelli aumentano, aumenta anche il grado di difficoltà. Le power pills durano di meno, i fantasmini sono più veloci e così via all'infinito. E invece no, perché a un certo livello succede una roba interessante. Se voi, a differenza del sottoscritto, foste dei giocatori provetti con un sacco di tempo da passare avanti a Pac-Man, anche 4 ore, e foste in grado di completare anche il livello 255, una volta entrati nel livello 256 vi trovereste davanti ad un piccolo problemino.
Sì, questo è il famoso glitch del livello 256, che come vedete si mangia praticamente mezzo schermo. Perché viene fuori tutto sto casino? Preparatevi alla parentesi informatica più lunga del canale, perché è un po' complicato, ma ve la voglio spiegare perché è una figata. Il problema per cui si presenta questo glitch è che il contatore dei livelli, quello che ti dice se sei a livello 1, 2, 3, 4, 200 e così via, ha un valore massimo di 255, perché è salvato su una variabile a 8 bit. Avere una dimensione di 8 bit cosa significa? Semplicemente voi avete 8 caselle, ognuna delle quali potete riempire con uno 0 o con un 1, perché siamo in codice binario. Ma come si traducono questi uni e questi zeri all'interno di queste caselle in un numero decimale? Purtroppo con la matematica. Il numero sulla prima casella equivale a 2 elevato alla 0, il numero sulla seconda a 2 elevato alla 1 e così via via andando avanti fino a un massimo di 2 alla settima, che in decimale è 128. Oggi vi sto imparando la conversione in binario decimale, che trovate in 1000 convertitori online, ma questa ai tempi miei delle superiori ti imparavano a farla a mano, quindi adesso zitti e soffrite. Quindi per esempio se noi abbiamo il numero binario 111, che si traduce in 2 alla seconda più 2 alla prima più 2 alla 0, otterremo 7 come valore decimale. Se al posto del primo 1 mettiamo invece 0, avremo 2 alla seconda più 2 alla prima più niente, perché quando c'è 0 devo far finta che quella potenza me la sono persa e quindi ottengo 6 come decimale. 101 ottengo 5 e così via. Il massimo numero rappresentabile con 8 bit è quando in queste 8 caselle io metto tutti 1, che in decimale si traduce appunto con un valore totale di 255. Ma l'inghippo quando è che viene fuori? Ogni livello su Pac-Man ha abbinato un frutto bonus. Il livello 1 la ciliegia, il 2 la fragola e così via fino ad arrivare al livello 13. Da quel momento in poi ci saranno sempre solo chiavi per tutti i livelli successivi. Queste icone vengono rappresentate in basso a destra sullo schermo e viene sempre rappresentato il frutto attuale più quello del livello precedente. Quindi se sei al livello 1 vedi soltanto la ciliegia, al 2 vedrai sia la fragola che la ciliegia, al 3 mela, fragola e ciliegia, per un totale massimo di 7 icone. Il programma distingue quindi 3 aree ben definite, ovvero quando il livello si trova tra 1 e 7 posso avere da 1 a 7 icone presenti. Poi invece c'è il caso centrale, cioè quando mi trovo tra il livello 8 e il 18, dove metto sempre 7 icone ma tutte diverse in base al livello dove mi trovo. E poi c'è l'ultimo caso, quello più semplice, dal livello 19 in poi il programma visualizza sempre 7 icone ma sono sempre tutte chiavi. Quindi in base al livello il programma fa un certo calcolo per capire quali icone mostrare. Facciamo un esempio. Siamo al livello 3. Il programma capisce che devi caricare le icone dal livello 1 al livello 3. Mette la prima icona e ti dice: sono a 1, è uguale al massimo a cui devo arrivare? No, hai 3, allora vai avanti. Metto la seconda icona, adesso sono a 2, è uguale al massimo? No. Metto la terza icona, adesso sono a 3, è uguale al massimo? Sì, a posto, fermati. Il problema è quando arrivi al 256. Che succede? Lui cerca di aggiungere 1 a questo numero, ma aggiungendo 1 a tutto sto cacchio di codice binario ottieni tutti i zeri e un 1 nel nono bit che però non hai. Quindi, esattamente come nei vecchi contatori delle macchine, quelli meccanici, quando arrivi al massimo del chilometraggio, scatta comunque e ti torna tutto a zero. E questo in programmazione si chiama overflow, quando praticamente vai oltre all'area di memoria che hai a disposizione. A questo punto la regola che mette il programma è che tu devi dargli tutte le icone dal livello 1, non al livello 256, ma al livello 0, perché ti sei resettato tutto quanto. E quindi lui mette la prima icona, ti dice sono a 1, è uguale al massimo? No, il massimo è 0, vado avanti. Sono a 2, è uguale al massimo? No, il massimo è 0, vai avanti. Metti la terza, metti la quarta, metti la quinta, arriverà a disegnare 255 icone sullo schermo, finché alla 256esima icona, dove anche lì si genera l'overflow, a questo punto lui ti dice sono arrivato all'icona 0, è uguale al massimo? Sì. Ok, ti puoi fermare, ma soltanto dopo che lui sullo schermo ha disegnato 256 icone, incasinando tutta quanta l'interfaccia grafica.
il fatto che questo livello sia incompletabile è perché tu per passarlo devi, come sempre, prendere tutti e 244 puntini presenti sulla mappa, ma ne hai soltanto 9 nella parte destra dello schermo, e anche se ti consumi tutte le vite, perché comunque quelli rispawnano ogni volta, non ne hai abbastanza per arrivare a 244, quindi a tutti gli effetti il livello 256 è sempre game over. Il rilascio di Pac-Man nelle sala giochi ci fu nel maggio del 1980, soltanto in Giappone, ed ebbe una ricezione un po' mite, perché è vero che il pubblico femminile ne era più attratto, ma i giocatori da sala giochi, quelli abituati agli shooter spaziali, gli sparatutto, erano ancora un po' spiazzati, molto più legati a quei generi che avevano visto fino ad allora. Immaginando però che prima o poi questo successo sarebbe comunque arrivato, la Namco decise di esportare il cabinato anche in America e si affidò alla Midway. La Midway però non sembrava avere troppo fiducia in questo titolo, anzi spinse molto di più per fabbricare i cabinati di Galaxian, sempre della Namco, che era uscito un anno prima e che invece stava ricevendo un'ottima risposta da parte dei giocatori nordamericani, tant'è che crearono soltanto 5.000 cabinati da immettere nel mercato statunitense. Quasi contemporaneamente però ci fu il tanto annunciato boom di Pac-Man in Giappone, perché iniziarono a giocarci tutti. Divenne il titolo arcade con maggior profitto del 1980, spodestando dopo 2 anni lo stesso Space Invaders. E appena ricevuta la notizia, in America le sale giochi non chiedevano un cabinato di Pac-Man, ne chiedevano intere fila, se non sale. Il guadagno stimato nel 1980 per settimana in Nord America con Pac-Man era di 8 milioni di dollari. E la Midway dovette affrettarsi non poco nella catena di produzione, perché dai 5.000 che si immaginava di piazzare, arrivò a farne 100.000 in un anno di cabinati di Pac-Man da dare alle sala giochi, perché li volevano praticamente tutti e più di un'unità. In America spodestò sia Asteroids dell'Atari che lo stesso film di Una nuova speranza di Star Wars, e anche in America fu confermato miglior gioco arcade del 1981 e secondo posto nel 1982, preceduto soltanto da Donkey Kong. Alla fine del 1982 vennero piazzati ben 400.000 cabinati arcade di Pac-Man, confermandosi il videogioco arcade più venduto della storia, con un guadagno di circa 10 miliardi in gettoni. E ovviamente tutto questo successo portò alla creazione di una quantità stratosferica di porting. C'erano le versioni per VIC-20, per Commodore 64, per Intellivision, per Apple II, per lo ZX Spectrum, per il Famicom, ma tra le tante ce n'era una particolare, ovvero il Pac-Man per Atari 2006. Signore mio. Bollato insieme ad ET l'extraterrestre come una delle cause per la caduta dell'Atari, di cui abbiamo già parlato nella prima grande crisi dei videogame, e che poi vedremo che per carità non è colpa loro, questo porting è uno dei giochi più brutti mai usciti. Innanzitutto cambia completamente la scala di colori, perde quasi tutta la sua gioia, diventa tutto un po' più piatto, un po' più tenue, e per venire incontro alle limitazioni hardware che aveva l'Atari, che non poteva visualizzare più di tot sprite contemporaneamente sullo schermo, si usa l'effetto del flickering, quell'accensione scomparsa per esempio che vediamo nei fantasmini, che è di una bruttezza assoluta ma anche poi fastidiosissimo giocandoci per ore e ore. Non si trovano più puntini all'interno dello schermo, ma si trovano delle barrette che si chiameranno appunto wafer. I fantasmini non hanno più personalità ma si muovono completamente a random, cambiano gli effetti sonori che sono una schifezza in confronto a quelli del titolo originale. L'unico lato positivo, se vogliamo, è che il tunnel warp non si trova più ai lati ma si trova sopra e sotto, e i terrapiattisti muti. Il titolo era talmente brutto che l'Atari stessa si lamentò con il suo sviluppatore interno per come l'aveva fatto, il quale gli rispose che gli avevano dato soltanto 2 mesi di tempo, che il flickering era obbligatorio, se no non poteva mostrare tutti quegli oggetti a video. Esisteva comunque un algoritmo per ridurlo, ma i suoi stessi superiori gli avevano vietato di utilizzarlo perché era ancora in fase sperimentale, non era mai stato introdotto all'interno del gioco, quindi non si sapeva se poteva produrre ulteriori danni, e lui semplicemente alla luce di tutto questo rispose: e che cacchio vi aspettavate?
E c'aveva ragione, perché le limitazioni hardware dell'Atari potevano anche essere aggirate se avesse avuto più tempo. E infatti tra le tante versioni ne esiste una fan-made che è nettamente superiore al titolo originale uscito per Atari. E qui 4K non sta per la risoluzione, ma per la dimensione in kilobyte della memoria che avevano sull'Atari per sviluppare questo gioco. E questo è il classico esempio della differenza di qualità che puoi ottenere tra un titolo sviluppato in fretta e uno invece dove ti sei preso il tempo necessario. E la cosa bella è che Pac-Man fu un fenomeno così grande, piacque così tanto in sala giochi, che anche questa scabrosissima versione per Atari riuscì a vendere un casino di copie. Con titoli come Ghost, come Defender, sta zozzeria fu il titolo più venduto dell'Atari 2006. Oltre a tutti questi porting, poi più avanti negli anni, sull'onda di questo successo, vedremo che usciranno una quantità infinita di revisioni o anche proprio di nuove versioni di Pac-Man con nuovi personaggi e addirittura in qualche caso anche un cambio proprio della struttura del gioco. Qualche titolo somiglia molto alle logiche di Sonic e in altri a quelle di Mario 64, perché ancora oggi è un'icona videoludica di un certo spessore. Il primo seguito diretto fu Mrs. Pac-Man, che non fu nemmeno sviluppato dalla Namco ma dalla General Computer Corporation. Questo titolo fu molto acclamato perché risolveva alcune problematiche, aggiungeva certi aspetti, oltre ad avere un protagonista femmina per dargli un po' di pepe, che era proprio la moglie di Pac-Man. Questo tra le tante versioni è forse l'unica che può essere paragonata alla fama che ha ricevuto il primo titolo originale. La cosa bella di questa tipologia di arcade, antecedente all'uscita di Street Fighter, è che lo scopo dei videogiocatori era quello di realizzare l'high score più alto possibile per finire ai primi posti in classifica, mentre appunto con l'uscita di Street Fighter questa concezione cambiò un po' e lo scopo del gameplay invece era quello di battere il tuo avversario. Il punteggio massimo che possiamo ottenere sul gioco originale di Pac-Man è di 3.333.360 punti, ma ci arriviamo mangiando tutti i puntini e tutte le power pills dei 255 livelli, tutti i frutti bonus che appaiono e tutti i fantasmini quando sono blu. Oltre a questo dobbiamo utilizzare le 6 vite che ci restano quando arriviamo al livello 256 dove è presente il glitch per completare tutta la parte sinistra e prendere per 6 volte tutti i 9 puntini presenti sull'area del glitch. Questo è quello che serve per arrivare al punteggio massimo su Pac-Man. Se volete farvi un po' del male, potete andare sul sito di Twin Galaxies, dove vengono ufficializzati gli high score per tantissimi titoli anche fino a quelli dei giorni nostri, e vedrete che ci sono riuscite dal 1980 fino ad oggi 2024 soltanto 10 persone. L'ultimo è stato proprio nel 2021. E tra queste 10 persone c'è anche chi l'ha completato nel minor tempo possibile. Tale David Race, nickname Provol, che è riuscito a fare tutto questo in 3 ore 28 minuti e 49 secondi, battendo il precedente record del 2009 di Rick Fothergill di 3 ore e 35 minuti. È un titolo che hanno giocato milioni e milioni di persone per quasi 45 anni e soltanto in 10 sono riusciti a finirlo a punteggio pieno. E la difficoltà si capisce anche perché il primo che è riuscito a finirlo a punteggio pieno è un pro player americano di nome Billy Mitchell, che completò Pac-Man con il perfect score nel luglio del 1999, ben 20 anni dopo la sua uscita in sala giochi. E non fu per niente controversa. Questo signore era un giocatore americano professionista che ha fatto la sua fortuna tra gli anni 80 e 90 battendo moltissimi record degli arcade più famosi e soprattutto di Donkey Kong. Ed è proprio questo titolo che nel 2018 gli portò una squalifica ufficiale sia dal Guinness World Record, come prima persona ad aver raggiunto il perfect score su Pac-Man, sia proprio dalla classifica di Twin Galaxies, perché dal filmato che aveva mandato come prova che fosse riuscito a finire Donkey Kong c'era il dubbio che potesse aver utilizzato
un emulatore, usando la tattichetta del caricamento rapido una volta che perdevi o comunque le cose non andavano come volevi. Questo Billy Mitchell, anziché fare ammenda, si è leggermente incavolato perché ha fatto causa sia al Twin Galaxies che al Guinness World Record, promuovendo la sua innocenza, quindi la validità del suo gameplay, e citandoli perché gli stavano arrecando dei danni in quanto pro player a livello di reputazione. Il Guinness World Record riattivò quasi subito il suo punteggio all'interno dei suoi archivi, mentre Twin Galaxies lo ricitò a sua volta, e soltanto addirittura proprio nel 2024 finalmente si è arrivati ad un accordo dove Twin Galaxies ha comunque rimosso Billy Mitchell da tutte le sue classifiche attive per ogni singolo titolo, ma lo mantiene in una classifica storica dei maggiori punteggi mai registrati. Oltre a questo però ci fu anche un altro caso singolare. Sì, perché mentre Mitchell riuscì a battere il record nel 1999, nel 1982 invece sembra essere stato registrato un altro perfect score su Pac-Man da un ragazzino di nome Jeffrey R.E., non mi chiedete come si pronuncia, di 8 anni, che dichiarò di aver totalizzato la bellezza di 6.131.940 punti a Pac-Man. Voi direte, ma porca miseria, quasi il doppio del punteggio massimo, è ovvio che è una cavolata. Il problema è che a quei tempi ancora non lo sapevano quanto fosse il punteggio massimo su Pac-Man. L'hanno scoperto più avanti. Dopo aver dichiarato questo record, ebbe anche una certa notorietà, tant'è che fu invitato anche a diversi show televisivi, dove però era incongruente anche nelle sue dichiarazioni, perché da una parte aveva dichiarato 6 milioni, da quell'altra 5 milioni e 8, e è proprio a uno stesso di questi show, dove lo fecero rigiocare con Pac-Man per vedere la sua abilità, perse anche abbastanza presto. Era un bambino di 8 anni, quindi non è che ti ci puoi accanire, e lui stesso dichiarò che sembravano esserci problemi sulla macchina arcade che stava utilizzando, Pac-Man sembrava andare più lento, eccetera, quindi non gli diedero molto peso. Però il fatto che ancora non si sapesse quale fosse l'high score di Pac-Man portò il pubblico a credere questa affermazione, ma non a un pubblico normale. Lo stesso presidente Reagan gli mandò le sue congratulazioni. Signor Presidente, mi dicono che la borsa è appena crollata, rischiamo il default. Signore, sembra anche che il Canada abbia preso fuoco. Accidenti. E che ci sia una rivolta in strada contro l'elettrico, signore. Sì, molto interessante. Aspetti un attimo. Signore, che c'è adesso? Un bambino di 8 anni ha appena battuto il record del mondo di Pac-Man. Date una medaglia a quest'uomo. Pac-Man, neanche a dirlo, è uno dei migliori titoli della storia videoludica. Vinse addirittura 8 Guinness World Record e oltre a quello di miglior cabinato della storia ha anche il titolo di personaggio dei videogiochi più iconico negli Stati Uniti, perché è riconosciuto ben dal 94% della popolazione contro il 93% di Mario che si trova al secondo posto. Il titolo stesso è stato inserito nel 2015 nella World Video Game Hall of Fame, insieme ovviamente a tutti gli altri titoli più importanti, Mario, Sonic, Space Invaders, Tetris, e anche lo stesso Mrs. Pac-Man fa parte di questa Hall of Fame. Ci furono delle serie animate, una proprio di Hanna-Barbera, che divenne lo show più famoso del sabato mattina in tutti gli Stati Uniti, ma non mancano anche le citazioni nei vari film. Per esempio sui Guardiani della Galassia volume 2, nel combattimento finale ad un certo punto Quill utilizza proprio Pac-Man contro Ego. Troviamo i fantasmini all'interno di Ralph Spaccatutto, ma dove lo vediamo meglio è proprio nel film Pixel del 2015, dove c'è proprio il gioco del labirinto e c'è sto mega Pac-Man gigante in cui noi per una volta siamo i fantasmini, quindi la vediamo anche dalla loro prospettiva. Ve lo porterò forse prima o poi quello, perché non è chissà quale film, ma ci stanno un casino di citazioni per noi nerd e vecchi giocatori che sarebbero abbastanza carine da analizzare. Ma il bello è che su quel film a un certo punto appare Toru Iwatani, che era proprio il creatore di Pac-Man, che però non è lui, è un attore che interpreta Toru Iwatani. Ma c'è anche il vero Toru Iwatani all'interno del film. Fa un cameo all'inizio come tecnico dei cabinati arcade.
è simpatica come cosa, forse prima o poi ne parleremo, ma tutto questo per dirvi che oggi vi ho voluto portare questa storia perché è un tassello che non possiamo ignorare nella storia videoludica. È stato uno di quei titoli dall'impatto simile al primo Mario oppure a Tetris, intramontabili, ai quali si gioca ancora oggi, che ti riesce comunque a divertire nonostante a conti fatti siano soltanto pochi bit. Una pizzetta gialla in 2D che va in giro per uno schermo a mangiare pallini è entrato nel cuore di milioni di videogiocatori ed è l'icona più riconosciuta della storia videoludica. Questo deve farci pensare, perché è vero che ai tempi uno non si sarebbe mai immaginato quelli che potevano essere i giochi di oggi, il gameplay ipercomplesso odierno, la grafica a cui puoi arrivare, oppure gli odierni visori che piano piano cominceranno a prendere sempre più piede. Però io, porcaccia di quella miseria, vi voglio sempre portare a ragionare sul passato. Voi guardate 9 persone contro team che adesso vanno tranquillamente in tripla cifra, cosa sono andati a creare con un'idea di cambiamento ed una struttura del lavoro ben definita. Con 4 bit, santa pazienza, hanno creato un videogame che ancora oggi ha un merchandise gigantesco. Pac-Man, parere personale, come titolo è secondo soltanto a Tetris. Tetris, come ne abbiamo già parlato nella storia, è stato creato da una sola persona ed è il gioco più immersivo della storia. Ci giocavi negli anni 80, ci giocavi nel 90, nel 2000, nel 2030, nel 2040, tanto resta sempre un gameplay fresco e divertente da giocare. E ve lo dice uno che è una pippa devastante in entrambi. Non c'ho voglia di diventare un pro player, di passare le giornate a migliorarmi, perché tanto io ho giocato arcade e titoli in 2D per tutta la vita, so quello che posso fare, sicuramente non arrivo ai livelli di quei pazzoidi che stanno in cima a quelle classifiche, però so che posso migliorarmi. Me li godo però lo stesso, nonostante io sia una pippa nel tempo libero, perché vuoi o non vuoi sono comunque dei passatempi molto divertenti anche adesso, 45 anni quasi dopo la loro uscita. Non vi faccio il pippone che vorrei tanto che gli sviluppatori di oggi si ricordassero un po' come si facevano i titoli una volta, ma sto vedendo che nei vari store, guarda caso, sta riprendendo piede non soltanto il retro gaming in generale, quello che già esiste, ma stanno uscendo tanti titoletti ispirati a quell'era, quindi fatevi 2 domande. Bene ragazzuoli, per questa storia è tutto. Come sentite la voce se ne sta andando perché sono 2 ore e mezza, anzi di solito arrivo a 3, stavolta è andata più veloce. Spero vi sia piaciuto questo video. Se mi volete fare una cortesia iscrivetevi, almeno so che tutta sta faticata serve a qualcosa, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!